feel very honored and lucky to be here with you tonight. This project and this film that you're about to see, it is about the fact that the violent economic model that so separates the super rich from the disposable poor requires shocks to enforce itself. And these shocks take two forms, and I think that you are really on the front lines of the battle against both. One is the creation of disasters, of traumas, and of course the United States military machine, which wages wars of shock and awe, is the most violent and terrible manifestation of this logic. But there's another side of this logic, which is that when people try to resist the wars and the economic shocks that come to our communities, they themselves suffer repression, another layer of shock. The shock of police repression and crackdowns, eviction and force. And you're fighting both. You're fighting the big shocks far away that want to use this land as a base, and you're also resisting the shocks here in your community as people try to paint you as criminals when they are the criminals. Quello che ho detto finora, sono onorata e mi sento fortunata di essere qui questa sera. Il progetto di cui il cortometraggio fa parte parla del fatto che il modello economico violento si applica attraverso degli shock, l'omonimo anche in italiano, e prende forma secondo due modalità. Entrambe le modalità voi le vivete come comitato, appunto. C'è il grande shock, quello che porta il disastro, quello che vediamo con le teorie e il modello della guerra statunitense, però c'è anche quello più piccolo, quello che viene perpetuato nei territori, quello che vede la polizia portare avanti repressione nei confronti delle persone che resistono, come succede appunto al Dal Molin, e con gli sfratti, con la repressione per l'appunto. Voi state combattendo e state affrontando entrambi questi shock, quello della realtà quotidiana che vi descrive come criminali quando sono loro i criminali, ma quello del grande shock, quello della guerra, perché qui appunto vogliono portare la guerra in casa. So this film that you're about to see, we're going to watch it twice. It's very short. It's based on a long book, but it's just 6 minutes long. Unfortunately, we only have it in English, so we're going to watch it twice. First in English, second with simultaneous Italian translation. From the wonderful Gloria, the unstoppable Gloria. Allora, il film che vedete anticipa un libro molto più lungo, dura poco e sfortunatamente non è ancora sottotitolato in italiano. Lo vedremo 2 volte, la prima volta senza traduzione, la seconda volta leggeremo i sottotitoli che non sono ancora in impressione. But because I know you're going to be watching it first in English, and many of you don't read English, I want to tell you the core idea so that you understand what you're seeing. This film looks at the shocks on bodies, real shocks, the shock of torture. And it looks at it in 2 ways. One, as a form of repression and enforcement of a model which the body politic rejects. It also looks at torture as a metaphor for what our politicians are doing on a large scale. Torture is a way of exploiting individuals in their moment of shock and trauma when they cannot resist. It is about opening up that window of pure fear when they give their interrogators that which they would like to protect. What we're describing here is something we call disaster capitalism, which uses a huge shock
to the body politic of a country, a war, a terrorist attack, a natural disaster, something that makes us frightened and childlike, and uses that same window of opportunity to try to take that which we want to protect. Our communities, our land, our public institutions, our social centers, our protections, our labor protections, that which makes us human and gives us lives of dignity. Siccome è la prima volta che vedrete il film sarà in inglese, vi do l'idea centrale che sottende il film. Parla dello shock, della tortura sui corpi, il fatto che si sfrutta la paura, si sfrutta il corpo delle persone che non possono resistere per reprimere e per applicare un modello. Però parla anche dello shock come metafora, dello sfruttamento come metafora, l'uso che i politici fanno. Si chiama in inglese disastro del capitalismo, parla della guerra ma anche dei disastri naturali, degli attacchi terroristici, di quelle cose che vengono usate poi, si sfrutta poi la paura delle persone per prenderci quello che abbiamo, lo stato sociale, le comunità, i diritti, i nostri centri sociali, si usa la paura appunto per levarci quello che è il nostro diritto, la nostra comunità. Film because we honestly believe that the best way to resist these shock tactics is to understand them deeply. And that's why it's such an honor that we are having a global premiere of this film with this incredible group of people who are already so shock resistant. Thank you. Che vogliamo dare con questo film è che per opporre queste tattiche di paura e terrore vanno capite, bisogna capirle, per cui siamo onorati di presentare a livello internazionale la premiere di questo film di fronte a una platea che la consapevolezza di fronte al tentativo di scioccare e far sempre la paura più forte ce l'ha già in sé.